Dipendenza digitale, un bene o un male? Il più grande cambiamento che l'umanità ha subito da quando esiste l'uomo è quello tecnologico. Viviamo nell'era di internet, smartphone, trasporti velocissimi, globalizzazione dei mercati, digitalizzazione della vita quotidiana, il cibo sempre più artificiale e artefatto, ingegneria genetica, farmaci a bersaglio molecolare e tante altre cose. Il modo di vivere della maggioranza delle persone si è ormai adattato alla tecnologia e a quella che chiamiamo intelligenza artificiale, che però non è un'intelligenza ma un programma che ha la capacità di sfornare in millisecondi i dati che l'uomo ha inserito nella raccolta di dati. Se vogliamo essere più precisi, la tecnologia impone cambiamenti del modo di vivere. Mai come ora l'uomo ha dovuto adattarsi a cambiamenti così veloci. È una cosa che va contro la natura stessa dell'uomo. I tecnocrati sono i nuovi guru, sono i nuovi pastori. In un certo senso possiamo affermare che sono anche pastori di anime, perché guidano le anime a sottomettersi a questa nuova divinità di crescita economica, mentre il loro obiettivo è farci consumare sempre di più. Ne consegue che il cittadino consumatore deve comprare, mangiare, usare e ricomprare in un ciclo infinito e sempre più velocemente. Parallelamente è aumentata in modo esponenziale la produzione industriale, i veicoli a motore, l'inquinamento ambientale, la deforestazione, gli allevamenti intensivi di animali, il consumo di cibo industriale ultraprocessato e il consumo eccessivo di beni inutili. Tutto ciò ha portato anche alla moria di settori produttivi artigianali e dei lavori di meticolosa maestria che sono diventati obsoleti, soppiantati dall'arrivo della tecnologia. Ricordate la telefonia fissa, le enciclopedie cartacee, le pellicole fotografiche, i dischi in vinile, i negozi di quartiere? Ricordi. Questi sono solo alcuni esempi. In questa che crediamo sia la società moderna, gli oggetti e le cose non si riparano più, si gettano. Il lavoro artigianale è in via di estinzione, la capacità artistica non esiste più, così come il lavoro manuale. Più della metà dell'umanità di oggi vive in ambienti urbani, metropoli cementificate, asfalti, spesso senza alberi o giardini. Ogni giorno fanno sì di allontanarci sempre di più dal nostro ecosistema naturale. Siamo invasi da plastica, diserbanti, pesticidi, microplastiche, emulsionanti e additivi alimentari. L'aria è avvelenata, come l'acqua, e di conseguenza anche la mente umana. Quanti di voi dedicano tempo a guardare l'alba, o il tramonto, o un cielo stellato? La maggioranza non sa nemmeno più ascoltare il cinguettio degli uccelli, il rumore del vento tra gli alberi, il profumo di un bosco. Riescono a metterci in testa la paura delle piogge, del maltempo, del clima. Cercano di allontanarci sempre più dall'ecosistema perfetto per la nostra vita, la natura. Non vi rendete nemmeno conto che siamo arrivati al punto in cui ci fanno visualizzare la natura come un pericolo, come sinonimo di distruzione. Siamo tutti in questo universo, ma pochissimi sanno di vivere sotto un cielo azzurro di giorno e stellato di notte. Perché? Perché di giorno il cielo è coperto da una coltre artificiale biancastra che intrappola il calore e di notte non è più possibile scorgere le stelle brillanti nel cielo a causa dell'inquinamento luminoso prodotto dai lampioni notturni che si diramano arrivando nei borghi disabitati più lontani, generando l'inutile illuminazione artificiale. Ricercare un ambiente genuino, essere consapevoli del bellissimo ambiente naturale che ci circonda, influenza positivamente i nostri pensieri, il nostro umore, le nostre emozioni e la nostra salute. Mentre il degrado fisico dell'ambiente, ossia l'allontanamento dalla natura, porta ad un profondo degrado anche del mondo interiore dell'essere umano. Per il progresso economico tutto ciò è irrilevante. Pensano che la natura si debba adattare agli interessi dell'uomo, ma distruggendo e depredandoli al regno piano che ci ospita significa perdere la nostra salute, significa autodistruggersi. Per quanto il progresso della tecnologia e della medicina possa progredire sempre di più, non potrà mai ottenere uomini sani in un ambiente malato. Il problema è che la tecnologia monopolizza anche il tempo libero delle persone, le quali passano gran parte sui social network sempre davanti ai piccoli e grandi schermi. Quello a cui vogliono farci credere è che tutto deve essere smart,
con l'illusione delle promesse che questo avanzamento tecnologico possa liberarci da ogni sbattimento quotidiano per un sacco di tempo libero, ma è esattamente il contrario. La tecnologia è uno strumento a doppio taglio. Da una parte può essere veramente di grande aiuto, ma da come viene usata produce solo il risultato distruttivo. La differenza la fa ogni singolo individuo. La scelta deve essere nostra, non quella imposta dai governi, dal sistema, dalla globalizzazione. Siate sempre critici e riflessivi, non fatevi pilotare da pubblicità, marketing, mode e soprattutto da tutte le paure indotte con cui quotidianamente veniamo bombardati attraverso i social. La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo, non un mezzo che ci allontana dalla nostra vera essenza di esseri umani. Dal blog Il viaggio che nessuno sa, link nella descrizione del video.